Stamattina alla radio parlavano di quali sono le vostre paure e una trefante dicendo ho paura delle farfalle perché non vanno dritte. Questo svolazzare senza... mi terrorizza. Io dicevo cavolo, però vanno dove devono andare. I never feel a sense of satisfaction. I never feel that we did enough. It never happened. I always feel that I should do more. So there is still a lot that I would like to do, and that's probably the beauty of it. I was born like that. It has never been a matter of choice. It has been a matter of fact. ここオフィス。大きさは喫茶全部7万7千7万7千平方メートル引き地で。7万7千平方メートル。すごいでかいね。今ここですね。今ここ2階にいるんだ。2階に。Ecco, questo è il concetto del villaggio. L'idea è di non fare l'ennesima scatola di cemento, ma di fare un villaggio che è comunque dominato dalla natura, dove l'architettura si subordina, si integra in un paesaggio, quello della pianura padana, seguendo un pochino l'archetipo di quello che è l'architettura del luogo. Davide Bolatti è la vera fonte di ispirazione. Un giorno è venuto in studio e ci ha chiesto se volevamo fare il villaggio Davides. E la cosa che ci ha lasciato favorevolmente stupito è che dell'architettura sapeva molto molto più di noi. Noi, anche proprio come azienda, sui clienti, diciamo sempre che vogliamo valorizzare la biodiversità e valorizzare le caratteristiche individuali di ogni persona, piuttosto che invece uniformare tutto. Qua, diciamo così, è ancora abbastanza uniformato. Ci sono due categorie, no? Ci sono quelli che hanno gli uffici singoli e poi tutti gli altri. Per cui un po' di diversità, secondo me, ci può stare. Credo che nel Village Davide si riconosca, è la sua casa e infatti alla fine sarà un insieme di case. Lui che viaggia continuamente o che comunque vede il mondo come dimensione di vita, poi come tutti ha bisogno di un posto al quale appartenere e finalmente tutto questo avrà una casa che riflette l'essenza. Our lab, so you see on here we are building the greenhouse. The chemists will look at the garden. Yeah. They will also have to run the garden. They will have to decide what plants they want to plant. You know, it's up to them to make it happen. Yeah. From a scientific perspective. Il villaggio un po' ha quell'ambizione lì, c'è un senso di comunità, c'è un giardino
E l'etimologia della parola giardino è paradiso, no? Qui c'è un giardino terrestre, in questo caso. È veramente un inizio di un qualcosa che deve ancora nascere. Questa è una porta che si è aperta, poi adesso se ne apre un'altra, poi... bello. Welcome. Thank you. You know that this is the first visit. It's the first visit of Japanese village, of course, Japan first. Giusto. Domanda tecnica, anche il mio ufficio mi piacerebbe vedere. Tan tan tan. L'ufficio, tuo ufficio, tuo ufficio? Mio ufficio non Non so c'ha le dov'è. sedie. Sì. What kind of tree this one? What name? It is... Oh, I saw you in Bangkok. yes. You on the stage. Allora. Yeah. Our chairman. You want to speak to the you want to speak to the gardener? I speak to the gardener. Elisa, Tommaso, puoi venire qua un attimo? They wanted to know Yes, what type of these tree. are lime trees. Lime trees. Yes. Tommaso is They're- the garden designer. Yes. And they are going to be growing, and they're going to form a canopy, and so this whole area will be shaded during the summer. It's like a living pergola. I amici mi prendevano in giro perché non so, raccoglievo le carte per terra. Quelle sono cose che non è che si decidono, sono una sensibilità che uno ha e che magari uno non ha. I'm seeing more and more among our people is a strong sense of this integration of the work on sustainability into their regular jobs. I came here a year ago, and we spoke for about an hour and a half on stage, I think. And one of the things he said that struck me the most, somebody asked him, how can you afford sustainability? And he said, well, he says, I have a choice. I can afford celebrities or I can afford sustainability. I choose to do sustainability. Praticando il mondo della bellezza, praticando il settore della bellezza, vedi delle cose che non sono belle, vedi un sacco di cose che sono il contrario di quello che dovrebbero essere, allora dici, ma insomma, io non voglio essere tutte queste cose. How can you have beauty without sustainability? They go along well together because you cannot have one without the other. L'olivo per me è una scultura vivente, qualcosa di magico. Dentro un olivo si può ritrovare un mondo nascosto. Quando ti leghi veramente a un territorio, ti leghi anche alle sue piante. È qualcosa che ti nasce dentro e piano piano ti appassiona sempre di più. L'olivo quercetano è una varietà molto antica che è presente nel territorio sicuramente da 700-800 anni. Era veramente l'albero che caratterizzava il territorio. La varietà è molto resistente alle principali malattie, anche al freddo.
C'è un aspetto di leggero selvatico che lo mantiene compatto nella chioma, no? E questo ricorda un pochino i versiliesi e gli apuani. La Toscana, insieme alla Liguria, il paesaggio è quello dell'olivo. Intorno al terreno piantavano le piante d'olivo che delimitavano proprio la proprietà. E questi qui sono millenari per me. Bellissimo. Se non hanno 1000 ci vanno parecchio vicino. Questo è l'andamento naturale delle piante in collina. Perché le piante in collina su terrazzato vanno a cercare il sole e quindi vanno in avanti verso la luce. Però ecco, vedere abbandonata una pianta come questa qui mi piange il cuore a me. Piano piano è successo che l'espansione dal punto di vista urbanistico, la creazione di nuove strade, insediamenti industriali, abbiamo perso circa un 30-35% di superficie olivicola. Si calcola che in 5-6 anni quasi 10.000 piante di olivo non esistono più. Che peccato. Le mie piante hanno il diritto di vivere. Eravamo consapevoli che avevamo bisogno di aiuto per difendere un pochino l'olivo e il nostro territorio in maniera più forte di quanto riuscivamo a fare. Abbiamo messo in piedi un progetto per la valorizzazione ma anche la catalogazione e la riscoperta di questa varietà. È proprio la tutela di una parte determinante di noi e quindi della nostra terra. Il Slow Food ha una funzione importante perché è creato per formare un'aggregazione intorno alla varietà, quindi anche aumentare la sensibilità dei produttori stessi sulla loro responsabilità nei confronti di questa pianta. Dà una garanzia in più a noi ma anche a chi poi compra il nostro olio, utilizza il nostro olio, di un prodotto fatto con criteri naturali e curando al massimo la qualità. Non eravamo mai riusciti a trovare un partner che in qualche modo credesse veramente in questo progetto e ci desse un supporto anche economico, anche concreto. Questa possibilità ci è stata data dalla collaborazione con Davines. Questi sono quercetani, tutti gli anni sono produttivi. E qui c'era il detto che gli olivo quercetano non producevano anno sì un anno no, ma era per via di come venivano trattati, di come venivano potati. Ma più che la potatura secondo me è proprio la raccolta che incideva. Perché sbattendoli con le canne distruggevano le brandole produttive. Si diceva che la varietà quercetana era una varietà che non era qualitativa. Veniva denigrato, dicevano che sapeva di piscio di gatto, cioè era proprio un massacrato. Da tecnico non la credevo questa cosa. Non esiste la varietà che dà l'olio cattivo, esiste la tecnica di raccolta o di coltivazione che danno i difetti. Quello succede con l'olio, ma succede con tutte le coltivazioni. In questi anni qui abbiamo dimostrato che se si lavora bene, si curano le piante e poi si fa bene l'olio, è un ottimo olio. E siamo già entrati più volte nella guida nazionale degli oli monovarietali col quercetano perché è buono l'olio e quindi...
E questo spiega quali saranno i cambiamenti che dobbiamo affrontare e quale sarà l'azienda del futuro e come ci dobbiamo preparare, perché i nostri punti chiave saranno innovazione, sostenibilità, super qualità e la customer inclusiveness, che vuol dire proprio i clienti, fare le cose con i clienti. Vado anch'io dai ragazzi, vado a prendere Luca. Va bene. Mia mamma era quella energica, mio papà quello riflessivo. E siamo così, Davide è quello impulsivo e io quella un po' più riflessiva. E loro sono molto complementari, sono molto diversi. Mia madre non è mai contenta, è sempre alla ricerca di un qualcos'altro. Siamo abbastanza simili, io e lei. E mio padre invece ha una capacità di leggere le persone, un'intelligenza emotiva, un sesto senso, una umanità molto, molto spiccata. Lui è una persona che ti fa stare bene. Sembra che faccia tutto quello che voglio io, invece fa sempre tutto quello che vuole lui. No, è lì il fatto. E io mi prendo, mi dicono, io sei tu che tieni in mano i reni, mica vero, sa? Io sono quella che litiga. Ma poi alla fine lui fa sempre quello che gli pare. La Davines è nata con il nome dei nostri figli, no? Abbiamo unito i due nomi, Davide e Stefania, insomma è saltato fuori questo nome, insomma. Abbiamo iniziato sotto nella casa. Sotto qui abbiamo un locale di circa 300 metri, che se consideriamo i garage e tutto quanto. Mia mamma era la chimica e la tecnica, quella che ha inventato le formule, quella che le produceva, quella che ha avuto la fortuna di trovare un chimico esperto che la prendesse sotto le sue ali e le passasse alcune malizie. Soprattutto perché poi stiamo parlando di una chimica che usava le pentole che usavamo per fare la pasta, il cucchiaio di legno, e lavoravamo in cantina, per cui una cuoca di formule non alimentari. Non ricordo un pranzo, una cena, un momento in cui non si parlasse di lavoro a casa mia. Stati tirati su a biberon con shampoo dentro. Ma guarda che novità, c'è il prosciutto crudo. È la prima volta che lo vedo sul tavolo. Ragazzi, Beh, la prima ragazzi, facciamo una cosa, è la facciamo prima una della bella stagione, cosa. però. Facciamo una bella cosa. La prossima volta prepari tutto tu, Prepari tutto tu. Cosa dovevo fare di freddo così? Ma guarda, ragazzi. Beh, ma no. Vedevo quando ero studente che lavoravano tanto, che avevano bisogno di aiuto ed erano molto generosi nei miei confronti, quindi ho scelto di provare ad aiutarli perché mi sembrava che ne avessero bisogno. E da lì poi è nata la internazionalizzazione dell'azienda che poi ha portato oggi l'azienda ad essere in quasi tutto il mondo. E io mi ricordo che mi portavi a Mondovì, mi portavi a Cusano Milanino, mi portavi. E una volta siamo rimasti a piedi con un camioncino, 238 Fiat, una roba. È una roba, certo era mia la Tesla. No, va bene, comunque. Era un camioncino tutto di lamiera lì, Fiat. Ma come doveva essere? Non lo so io. Di carbonio. E poi abbiamo fatto il passo della Cisa. Negli anni 60. E prima della galleria si è scaldato il radiatore, così è cominciato a uscire fumo, ci siamo fermati nella riservetta e abbiamo fatto l'autostop, ti ricordi? L'autostop? Sì, l'hanno preso su, hanno detto perché abbiamo visto un bambino, se no lui sarebbe ancora là. Visto lui che avrà avuto 8 anni, 10, non so. No, 10 non li adesso, no? Non ti prendeva mica su 10 anni, perché 10 anni tu eri già un mezzo delinquente. Esatto. La visita alla sede nuova è stata fatta col pullman. Com'è andata? Certo. Erano giù di testa. Sono scesi tutti. We have 3 groups. We have the
Japanese and 2 proof of Japanese is already American. done. They love it. They stay here for extra 45 minutes. Actually, I want to go get in the pool. I know, right? It's just like in Cambodia. Could you imagine if we went for a swim? Ce l'hanno fatta, ce l'hanno fatta. Sì. Sono stati bravi, dai. No, l'impresa è stata una cosa incredibile. Veramente, veramente. Sono mai tirati indietro. Noi siamo venuti qua 3 giorni fa da mettersi le mani nei capelli. Ah, bene, ci siamo visti anche ieri sera, c'era ancora Ma da solo ieri, Allora adesso noi andiamo perché c'è quel signore lì che è un po' indiscreto. Mi segue. Una persona molto seria, amante del suo lavoro, molto onesto e anche competente. Però non puoi mica tanto guastarcene, quando è convinto di una cosa è quella, ecco. Prima dell'ingresso di Paolo eravamo giovani entusiasti che correvano dietro ogni pallone cercando di giocarlo al meglio. E quando è entrato Paolo abbiamo fatto il passaggio tra azienda imprenditoriale a un'azienda manageriale. Bellissimo, dal punto di vista proprio di che poi... Draguzzi è stata, credo, la scelta molto importante che Davide e la famiglia hanno fatto di dare una struttura e una guida a questa energia in continuo movimento. Hai visto il ruolo di Paolo è un ruolo molto importante perché lui ha delle grandi qualità che io non ho, che sono quelle di riuscire a far uscire il meglio da ogni persona. Io faccio un po' meno fatica, sono molto meno paziente, sono meno ragionevole, anche perché adesso che c'è lui, diciamo così, che ci siamo in qualche modo impostati in un rapporto di complementarietà, no? Tipo la famosa mamma e papà. È come in un matrimonio, dei giorni non ti rivolgi la parola e in alcuni giorni capisci che l'altro fa la differenza. Uno fa una cosa, l'altro ne fa l'altra. E quindi spesso si è codipendenti. Ecco. Di fatto l'azienda si basava su una serie di individui con grandissima personalità, grande energia, però certamente non c'era un buon livello di collaborazione e non era proprio parte della cultura dell'azienda. Nel tempo si è creata una cultura attorno a un certo modo di vedere il business, se vuoi. È una cultura nella quale non si accettano i compromessi rispetto ai valori, diciamo, fondativi. È un modo totalmente diverso di vedere un'impresa, perché mette in discussione le finalità tradizionali dell'impresa. L'impresa è un attore della società e per me la società può ammetterla solo se dà un contributo d'insieme. L'idea che l'economia sia al servizio delle persone e della società e non viceversa. L'economia è una fonte di progresso, non di appropriazione di risorse. Do we have Stephanie on now? Can you hear me? I can hear you. We just can't see you, and you can't see any of us? That's all I got. I'm sorry. Happy to have you. You are forgiven. All right. So how's Orcas Island? Suddenly colder today. I was going to say it's actually cooled down here too, so the weather is very pleasant. Oh, that's good. I was hoping you guys it wouldn't be too hot for the graduation. Yes, speaking of graduation excitement, I wish you were here. I mean, the energy in the salon right now is crazy. Oh, wonderful. I mean, to be honest, this week has been all about graduation. I tell people I didn't pick Cambodia, Cambodia picked me. I will never forget the moment. We were going around this roundabout, driving in a tuk-tuk.
And then I started to look at the people. And I said, I think I need to move here. And then I cried. These young boys and girls are not being given a chance. Nobody knows where Cambodia is in America. Nobody asks about the genocide that happens here. Nobody remembers Pol Pot, the crazy man that killed a third of its population, over 2 million people. I'm a salon owner, and Kate Corpy Salon is a Western-style, high-end salon that we created specifically for the purpose of educating sex traffic survivors and some underprivileged Cambodian youth that would not have an opportunity at vocational development like this. Suremam and Vandy are the first two students to graduate from the Kate Corpy Academy. They were the pioneers, they were the teachers. They taught us how to do what we're doing. Life changers. That's who they are. Nhưng ở đang thả bên nè, bàn tay về để nhung mẹ là nhung đang cái đấy nhung khơi cái chán cái thôi khương tả nhung trong phải đi kề này vì món nhung asa nang papa plaram của nhung papa tự cái chán cứ plaram cứ ở đây nhung cái tháp papa cứ nhung lạc bong ở đây papa cứ nhung lạc bong hay ở đây papa là rong nhung cứ nhung chọc mong nhung ở đây chừng kia. Well, I was going to ask though, those 6 girls, they were just rescued? No, they'd come to the end of the cycle, if you like. They had to go somewhere, and if there was nowhere that could have taken them, they would just have been returned home. They've been returned home to the same situation that they ended up getting trafficked from. So any places you guys have got will be more than welcome, because like I say, tonight we're planning on rescuing some more, so this is a never-ending stream of Cambodia is a very poor country. They need money, so especially when it comes to the girls, unfortunately it's one of the few ways that they can earn money to send home to their families, which is what they're expected to do. They have to continue to earn money and they have to be supported, and that's where the likes of Justice and Soul come in. It's all part of the whole picture, and it comes towards the end that perhaps one of the most important pieces in the cycle to actually break trafficking. Yeah. That family connection is huge. And so part of my challenge now is making sure that they understand where their core strength comes from, and maybe their parents will be proud of them someday, or their siblings.
when I'm 6 years old. My mom's dying. I run away from home. I just feel like I'm alone. I want my brother to understand me. I know that he not really like me to be on the salon. People, they always ask, why you choosing to be gay? I'm not choosing. It's just what my feeling is. It's me. Peter came to us through Care Leaver program. He's in an orphanage, probably had a lot of abuse and trauma and different things through the orphanage. Kids pushed out of orphanages are very much at risk because they have little understanding of how the world works. Money is important, and so, hey, some of these kids can make $800 a month, $1,000 a month in sex work. So even if they're 18, that might sound attractive to them because, well, I haven't had any money my whole life and now I can make this kind of money, and they find themselves pulled into it. When I first met both of them, I don't think they knew what they got themselves into completely. I think they didn't realize how far they can go. They didn't really believe in themselves yet. But you could also see a lot of pain and a lot of daily struggles, and it's just beautiful to see the change. Right there, you have these two amazing people that have this core essence that's beautiful, and whether somebody has thrown mud on it or cut at it, it's there. And when you put them in a group where people start to polish that and take away some of the crap that's been put on there, that beauty comes out. That's the power of beauty. All of Stray Mom's models are here now. Oh, good. So let's do a run through with just Stray Mom's models so you can learn the way that they're walking, yeah? Okay, so no hurry. You're not in a rush. You. She has a pretty big family, but it's, you know, they're not so loving towards her. So when anything comes up with her, I'm there for her, and it's been hard to see her go through the things that she's been through. ពីមុនដែលខ្ញុំដំបូងដែលខ្ញុំមិនដែរមុនអង្គការចិញ្ចឹមខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលបទពិសោធន៍ច្រើនគឺខ្ញុំមានការវាយដំមានការជួញដូរហើយមានការរំលោភបំពានខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំឈឺចាប់ច្រើនហើយខ្ញុំការឈឺចាប់របស់ខ្ញុំអត់ទៅបំភ្លេចបានប៉ុន្តែ She's hands down the most inspirational person I've ever come across. She's who she was when she came into the program. It's like, and who she is now in every step. It's just. មើលខ្ញុំណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំពាក់វិយ៉ាងកាយណាមើលស៊ីវីកូនទីតាស៊ីវីខ្ញុំគេដើមមកកាត់ឆ្លាតកាយកាន់តិចកាច់តិចចិត្តឆ្វេង
First thing we do is we work on self-esteem. We shared what the salon values are and see how theirs matched up. Then we start introducing them into just the basics of hair. So the makeup of hair, how does hair operate? Why do we do what we do? Those type of things. At the same time, they start all kinds of things about their skin and how to do microzone treatments and facials. So they're learning both of these at the same time. I want to know how you did this. I want to watch how you. You're gonna have to teach me. Yeah. The student becomes the teacher. Bondi has this bubbly, outgoing, extroverted personality, and he lives his life out loud. Nobody has ever believed in him in a way that says, you're talented, you're smart, you can do this, and I'm not going to beat it into you. I'm not going to yell at you. I'm not going to be angry at you anymore. I'm just going to help you get back. You can put your hands up so you can see. Yeah. Oh, you caught the Yep. Has Tony before you? ในสมัยบ่อยย่อมอ่ะខ្ញុំចង់ខ្លាចជាតារាចម្រៀងខ្ញុំមិនតន់បោះបង់ប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំមានសង្ខំតិចជាងខ្ញុំរៀងខាងផ្នែកសក់ដុនអូនទៅដុតអូនឲ្យខ្លាយជាពេលផងបងជាភ្លើងដងក្តៅដុនកំឡើយកល្យានតែអូនទ្រាំបានសុខស្័យប្រាណនៅតែក្បែរបងកុំធ្វើកោកុំធ្វើថ្លង់ដាំអូនបាក់វិញបងTonight is going to be all about our students and the work that they've done, because tonight you're going to see some amazing work from two very, very talented students. Thank you. Nhung ở con bố bố vô tôi vô biết người ấy có qua tay tay có phở tôi có ọp ra bên tôi có phở chui trong nhung tay tay phải khai nơi chung quanh luôn nhung bỏ vậy đã nhung thơ nhung khai kịp ăn chân nó của bạn chậm đời xa nhung hay đôi của xa nhung đai សម្រាប់ខ្ញុំតែតែគិតថាខ្ញុំចង់ឲ្យគ្រូសាខ្ញុំមកគឺខ្ញុំទទួលសញ្ញាបត្រទាំងប៉ាទាំងម៉ាក់តែទូខ្ញុំអត់បានក៏ខ្ញុំអរគុណដែលបងប្អូនខ្ញុំមក Thank
Davide vive nel futuro con l'ansia di non esserci. Non ha un fuso orario, proprio qualche anno avanti, non si parla di ore. Quando arriva in quel momento il suo fuso si è già spostato in avanti, quindi perennemente vive l'inseguimento. La sua dimensione non è qui ora. Lui, la sua dimensione è sempre quella di domani. Sai che piatto. Qualcuno dice un po' di emozione, insomma, questo mondo crudele, ancora. In genere si dice che si è tutti alla ricerca della felicità, no? E invece per quanto mi riguarda la ricerca della felicità è la felicità della ricerca. Non c'è un risultato soddisfacente in sé perché non è quello l'obiettivo. L'obiettivo è quello di divertirsi migliorandosi. Stamattina alla radio parlavano di quali sono le vostre paure, una telefonata dicendo ho paura delle farfalle perché non vanno dritte. Questo svolazzare senza mi terrorizza. Io dicevo cavolo, però vanno dove devono andare, arrivano dove devono andare. Davide è una farfalla, non gli puoi né dire di andare dritto né. Davide è una persona che pensa con il cuore, ha un approccio sentimentale del mondo che per me è molto bello, soprattutto quando visto in un imprenditore, in un uomo d'affari, un uomo di azienda, di industria. Noi abbiamo messo la sostenibilità al cuore della nostra strategia. Le risorse naturali non sono infinite e quindi vivendo in un ecosistema chiuso bisogna puntare sulla green economy che ci può dare come paese Italia prospettive straordinarie. Non solo con la scienza, con la tecnologia, le certificazioni o con i numeri si arriva ad avere una posizione decisiva su temi del genere. Ci vuole anche un approccio poetico, umanistico, di intuizione. Non sono stato io a proporre a Davide di finanziare una mostra, è stato esattamente il contrario, cioè Davide ha detto io vorrei nella mia città una mostra che parlasse di questi temi che per me sono fondamentali, che sono i temi del nostro rapporto di uomini con l'ambiente nel quale viviamo. Assunsi Maria Vittoria Mangerotti al centralino e Maria Vittoria non ricorda un cognome neanche a pagarla. Quindi al centralino passava le telefonate e diceva nomi così, li inventava. Purtroppo io sono disubbidiente, non tradisco di cuore, ma faccio quel che dico io. Quando passavamo dall'area reception la vedevamo lì che disegnava e faceva questi disegni a mano libera che ci lasciavano. E mio fratello un giorno passando vide questo topolino che lei disegnò e disse ok, non sarà adatta al centralino, ma questa persona ha un talento. Come mood, i giochi. Ma io parto dal concetto, non penso all'oggetto in sé, io penso ad arrivare a qualcuno, penso a quel qualcuno come una persona. È un insegnamento che mi è stato dato da Alberto Alessi tanti anni fa. L'idea di animare un oggetto per me significa entrare con dolcezza nella vita di qualcuno, con rispetto nella vita di qualcuno e con cura nella vita di qualcuno.
She took like a Boricua, kissed me on my cheek. Mwah, gave me epiphanies. I was like, Eureka. Wanna put the kitty on the lap and pet the cheetah, but first I gotta preach. I said, fly to my city from the PDX to see why that the kitty is a BES. And if she want a good fuck, what be my guess? I put the M at the end of the BDS. Creme de la creme, creamy S, the femme de la MC, no better than me. What? Kitty is a number, I'm not about to bust one. And all these rats with trust funds is acting like my husband. But guess who the real dollar bill is? The Magic, David, Copperfield. These other rappers like time, I got a lot to kill. They wanna swing my way like they rock a bill, but cheaping on your man. Puff Daddy, sweating on your key. Key sweat. Keys to Japan, all we do is suck sake. Got the keys to Key West on, I'm out of respect. We're 2 10s, 10 for that. We Color Live is an artist development tour for hair and music artists. We arrive with the 10 of us and unload gear, get set up. This is Rebecca. Now we up in my place. We've come up with this idea and concept where we can not only develop music artists, but hair artists as well. Like sideways, we mix and master platinum placards. It was born out of the idea that to help artists to find their own look would help them to really push themselves further into their career. And this is relevant for both musicians and for hairstylists. Hair has gone hand in hand with music in such a seamless way. But don't need them for that. I love the kitty, send more cat, teach you how. We go through a small intro in the class, understanding of the client and the model, the musician, whoever it may be. Encourage someone to make a change. Okay, I'll teach you how to rap like I'm into that way. I mean, Love it. That's why my hair is like, ooh, yes. Then we go through the whole process all together. Okay. Depending upon the projects or what the musicians want, we create, pretty natural to pretty extreme looks throughout that first day. Are you liking the tone of the color of the blonde? Yeah, I'm colorblind, but it's Oh. Check. Whoa. Then on the second day, we basically set up a full-blown music video set. We do a live audio recording, which is something that's very different from most music videos, and it's a little bit more complex. In a normal music video, there would be a playback of a recorded track that you've done, that the band has done at a recording studio. In this situation, everything is raw, it's live, it's imagined on the spot. There is nothing like live music. Going into a live recording means it'll never happen the same way again. So that type of emotion, the mistakes that can happen, it's real, it's natural, it's the way that it is because nothing's perfect. There's room for experimentation, there's room to, get a little bit weird. There's many obstacles in all of it, but the biggest one for me is the live recording, which is challenging because it's in different spaces that are also visually pleasing to the videographers. So it's not necessarily the most acoustically sound environment for a live recording to happen. Okay, group photo time. Everyone out right now. Okay, can I have everyone line a military lineup? I don't know. Against the box. Military. There's capturing the authentic
moments of Chelsea teaching. And then day 2 is a little bit more where we take the models and create original lifestyle images for them. The bus is like an organic, growing culture, like yogurt, like something that is bubbling and changing and growing and moving and smelling different all the time. We're all females, most of us, except for Dylan. It's a very interesting energy of being the only man on the crew. You know, it's more important now than ever to kind of allow a female workforce to kind of take the reins. It's important to have female leaders in male-driven job categories. It's like a movie outside all the time. So beauty for me is watching everybody, seeing all the places that we're traveling from. Watching people experience things and sitting there staring in awe and see things for the first time. So beautiful. Weight displacement is a little different now. I must be a rebel. I must try very hard to fight against being normal. Yeah. Pushing my clients, pushing students, pushing my peers to do things differently and to rebel against the norms and, again, the sort of form or idea or confines of what's normal and what's right. That's how it really affects my work. Rules are meant to be broken because who created those rules anyways? It goes with anything in life. Like, who said that that is a rule, right? This is sort of like the little area where all, like, when we were in Vancouver.
mean, I'm from Portland, so it definitely was different. My mother showed up, and my brother, and my sister, and I also had my dog there, so it was also different because I had the opportunity to sort of see my work happen. She takes such pride in the work she does. It's very detailed. It's a very long process. And even a little swifter, a little like, you know? Now she's really gonna get me to cut myself. There we go. She has such a vision for not only hair, but a complete overall look and feeling. She is truly a master at her craft. And you see people in awe of her. This is my life, you know? I live, breathe, eat hair. It affects my life, it's affected my relationships. She's the hardest working person I know and probably will ever know, but kind of where we both have come together on this and showed our equal strengths is this project. What really excites me is finding new music before anybody else. I have a very good ear for certain things. She has such a great ear for music. I mean, from the beginning of time, she introduced me to Katy Perry before Katy Perry was anybody. And there's just something inside of certain people where you know that they'll go far. I trust her ear more than anything, and that's something you're just born with, and you can't learn that. You can't read a book on how to find talent. from the beginning, we just became really great friends. The second that I met her, like, I knew her and I would be friends forever. She's driven by so many feelings. For the past 5 years, we've spent every day together. I can't imagine doing it with anybody else. She's my best friend in the whole world, so. Il 64 nella prima applicazione mi è sembrato leggermente più liquido, il 63 è più consistente. Ok. La distribuzione però del prodotto è buona in entrambi i casi? In entrambi i casi.
La reattività della schiuma? La reattività della schiuma, adesso che ho cominciato a massaggiarli assieme, così è molto simile. La percezione del profumo è sempre buona. Sì, lo sento lieve, però è buono. Ok. Stiamo lavorando su un progetto di shampoo super sostenibile, quindi già la parola super sostenibile rende l'idea di quanto questo progetto sarà sfidante, importante e difficile anche, perché ci saranno tante difficoltà da superare nel corso di questo sviluppo. Io lo considero un progetto simbolico. Tanti anni fa ci siamo detti che volevamo essere un'azienda sostenibile che vuole ricorrere il più possibile a ingredienti naturali, a formule sicure, è descritto nel nostro manifesto. Il punto più critico è l'effetto condizionante. Quelle materie prime che fanno sì il capello ringapettinato, quindi che dà quella sensazione tipica dello shampoo, è fatto con materie prime che non sono di origine naturale. Quindi si utilizzano le sostanze cationiche, quindi che hanno una carica positiva che si attacca al capello, e queste sono sintetiche, in natura non ci sono. In ricerca e sviluppo lavoriamo sapendo che il risultato a volte non è assicurato. Quello che però sappiamo è che nel momento in cui uno ha una meta, la vera ricchezza che si raggiunge nella sperimentazione è anche il percorso che ti porta ad arrivare, forse, o forse no, all'obiettivo. Dopo tanti tentativi siamo riusciti ad avere comunque dei valori soddisfacenti. Rimangono sempre un po' di problematiche, lo sappiamo, sull'aspetto della pettinabilità, e in questo senso si intende da bagnato. Il residuo comunque è buono perché è molto basso. Morbidezza da asciutti non è così distante. Ci sono delle strade che si chiudono, che non sono mai dei fallimenti. Si riesce a imparare molto di più dalle strade che si chiudono che da quelle che si aprono. Le cose che abbiamo imparato le stiamo già applicando su linee con cose che sono già sul mercato, tipo l'uso della plastica verde per la nostra linea più importante. Abbiamo utilizzato questo progetto per alzare l'asticella di sostenibilità di tutti i nostri prodotti. The risk is that by trying to raise the bar more and more, it is endless. I tempi in questo progetto sono saltati spesso e probabilmente salteranno ancora. Paragonato a uno shampoo di qualità che performa classico, sarà sempre un po' in perdita. L'obiettivo era proprio quello, cioè riuscire ad avere... E poi ripeto, io sono disponibile a rinunciare agli aspetti sensoriali, che comunque sono importanti. Sì. E a quelli di performance, in senso stretto, faccio un po' più fatica, perché le persone non lo ricomprano. Non si può fare un compromesso sulla performance. Il prodotto deve essere altamente sostenibile e altamente performante. Qua si tratta di portare il consumatore ad approcciare qualcosa di diverso. Se lui lo paragona con quello che ha testato fino adesso, non siamo vincenti, lo siamo nel momento in cui gli spieghiamo perché abbiamo fatto questo prodotto e con queste caratteristiche. Effettivamente quelli informati dicono delle cose diverse e noi le persone le informeremo. Io sarei quasi portato a presentargli la tabella, spiegando ogni criterio che cosa vuol dire. Come la tabella della Food and Drug con percentuali carboidrati, grassi, la gente oggi sa cosa vuol dire, magari una volta no. Comunque è un miglioramento anche rispetto ai nostri prodotti enorme. Delicacy of the world's unwritten souls never seem to keep my heart on you. Like the bird flying everywhere, nest in their homes of feather flare. I know it's not my fault. Blame me for the rhythm. Blame me for the hate. Blame
just exception. Malfunctions and errors of the world we live in. On the edge of the end, 'cause we know our fate. Let's go all and play. It's not like the world was momentous in noticing the hate. It's our time to say what we think in our brains, and we know it not again. Nel prato fiorito le piante saranno seminate, non sono piantate e ci sono delle piante, dei fiori selvatici molto belli e molto... Perché a me ha fatto un po' paura il tentativo non riuscito di maggio. Sì, cioè, però... lì, ecco, non vorrei che... Quelli abbiamo provato, non ce l'abbiamo fatta, adesso facciamo un reset a zero. Stavolta deve essere un'altra partita, quella lì è la serie C, adesso andiamo in un'altra serie. Quest'anno il lavoro verrà fatto come si deve e verrà fatto a regola d'arte, per cui la resa dell'anno prossimo sarà sicuramente molto diversa e molto migliore della resa che abbiamo avuto quest'anno. Benissimo. C'è un percorso periferico abbastanza ben definito, inoltre c'è una passeggiata circolare che segue tutto il perimetro del giardino. Le persone pensano che io non sia mai contento e invece è proprio il mio modo di essere, cioè per essere contento, per avere sempre questa spinta ulteriore, questa motivazione ulteriore, questa vitalità, io ho bisogno di proiettarmi verso una ricerca, verso un processo, verso un'evoluzione. Quel vuoto lì è quello che mi motiva. È da quando sono nato che sono in viaggio. Di viaggi ne faccio tanti, lunghissimi, e mi piace tantissimo la dimensione del viaggio. Adesso vorrei arrivare in un posto dove non hai più così tanto bisogno di viaggiare sempre. Sembra che l'abbiamo fatto da sempre sto lavoro. Ho detto che era simbolico, ma qua ci fa a lavorare. Se va un po' indietro facciamo una foto insieme. Sì, così, col badile. Facciamo senza i badili. Fatta? Guardate un Ok. attimo qua così insieme.